Benvenuti e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast Il negozio dei dischi. Ciao, io sono Gozze e oggi vi racconterò molte curiosità legate alle canzoni di Natale. Il negozio dei dischi. Sembra ieri che finiva l'estate, invece cari amici siamo già a Natale. Tutti gli anni diciamo la stessa frase e ci arrabattiamo in questo momento dell'anno tra gli ultimi regali da completare, tra i piatti della tradizione da cucinare, tra i film del Natale da riguardare, ma poi il Natale significa anche molto musica, perché la musica è quel tipo di espediente che potenzia sempre qualsiasi cosa e a maggior ragione il Natale. Dicevo, ho ritrovato tante sfaccettature molto interessanti legate ad alcune canzoni del Natale. Se vi dico All I Want for Christmas Is You, probabilmente tutti quanti conoscono questa canzone, che dal 1994 ci fa compagnia, canzone scritta da Mariah Carey, pensate, durante un'estate, quindi una canzone natalizia però scritta durante l'estate. Già questo fa abbastanza strano, e la cosa più paradossale è che Mariah Carey non voleva registrare questa canzone perché la riteneva una canzone che fosse da artista a fine carriera. Le farà cambiare idea però suo marito di quel momento, Tommy Mottola, come direbbero gli statunitensi, e devo dire Mariah, insomma, magari fagli una statua a quest'uomo, non che tu avessi bisogno di altri soldi probabilmente, ma il signor Tommy Mottola ci aveva visto lungo, perché appunto poi conosciamo molto bene il grandissimo successo di questa canzone. E l'altro aspetto curioso è che Mariah Carey ha deciso di registrare questa canzone poi, decidendo però di addobbare tutta casa in versione natalizia, e come dicevamo era estate, quindi veramente molto simpatico da conoscere come retroscena. Jingle bells, e qua potreste continuare voi perché è una dei classici jingle bells del Natale. È una canzone che nasce, pensate bene, alla fine dell'Ottocento, quindi ha origini lontanissime, e inizialmente si chiamava One Horse Open Slate, che tra l'altro ritroviamo sempre nel testo di oggi, perché raccontava quello che succedeva esattamente in quel tipo di periodo, cioè gare di slittini trainati da cavalli. Quindi non viene mai menzionato Christmas, il Natale, nella canzone, perché raccontava proprio quel tipo di evento. Con il tempo la canzone incomincia ad acquisire successo e diventa canzone legata al giorno del ringraziamento, ma questo orticello diventa sempre più largo e il successo sempre più impetuoso, a tal punto che appunto Jingle Bells diventa la canzone del Natale. Ma veniamo a Last Christmas degli Wham, che probabilmente non tutti sanno che la canzone doveva chiamarsi Last Easter. È una canzone che sarebbe dovuta uscire nella Pasqua del 1985. Ma in quel momento la casa discografica che aveva gli Wham decide di anticipare la pubblicazione a Natale 84 e quindi chiede a George Michael and Company di rimodulare il testo in base a quel periodo dell'anno. E così facendo da Last Easter diventa Last Christmas. E la mia domanda provocatoria è: Last Easter avrebbe avuto lo stesso successo di Last Christmas? Io non credo. Però fatemelo sapere qui sotto nei commenti come al solito. È anche curioso che il video girato in Svizzera mostra l'ultima versione di George Michael senza barba. Questa è, come dire, una chicca che vi metto lì, così. Ci sarebbero poi tante altre storie dedicate alle canzoni natalizie, come per esempio Tu scendi dalle stelle, che ha una tradizione, pensate bene, napoletana, che nasce alla fine del Settecento, quindi canzone vecchissima, super antica, e che la versione originale si chiamava Quanno nascette Ninno. Quindi, insomma, diciamo che rispetto a Tu scendi dalle stelle qualcosa di diverso c'è. Come anche Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, che è una canzone che anche questa nasce in realtà durante l'estate perché c'era un caldo boia, e la scrittura di questa canzone è una speranza nel tentativo che questa bolla di calore possa spegnersi. Quindi speriamo che nevichi perché qua si muore di caldo, no? Ma quali sono le vostre canzoni preferite del Natale? E soprattutto, conoscevate queste curiosità che vi ho appena raccontato? Fatemelo sapere come al solito qui sotto nei commenti. A gennaio
a gennaio succederanno nuove cose. Per chi non lo sapesse, sono anche cantautore e a gennaio, ragazzi, tenetevi pronti perché ci saranno tante novità. E per chiudere quest'ultima puntata del 2025 vi voglio regalare l'ascolto di una mia canzone, Berlino, che racchiude proprio questa atmosfera calda di questo periodo dell'anno. Tantissimi auguri e anche di un felice anno nuovo. Io vi ringrazio se siete rimasti all'ascolto fino adesso. Ciao! Questo anno me ne vado via, il cambiamento è quello che ho scelto e fu Berlino a darmi quel coraggio, quell'uomo in piazza suonava per la gente e in cambio non chiedeva niente. Ho scattato un po' di foto, ho pensato fosse un quadro ricordando il mio passato. Gli stagni di Monet con qualche girasole di Vincent. Gli stagni di Monet con qualche girasole di Vincent. Gli stagni di Monet con qualche girasole di Vincent Van Gogh. Van Gogh. Oh, oh, oh. Una valigia con tanto amore dentro e forse poco altro. È tutto quel che porto. Pensieri proiettati al futuro. In questa casa sembra tutto nuovo. Un amico a fianco, un dono assai prezioso, al quale gli racconto un sogno. Scatteremo nuove foto, penserò sempre ad un quadro, sarò ancora innamorato. Gli stagni di Monet con qualche girasole di Vincent. Gli stagni di Monet con qualche girasole di Vincent. Gli stagni di Monet con qualche girasole di Vincent Van Gogh.